I livelli essenziali di assistenza, detti LEA, costituiscono il nucleo fondamentale del sistema di tutela della salute in Italia. Rappresentano l'insieme delle prestazioni e dei servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato a garantire a tutti i cittadini, su tutto il territorio nazionale, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. Il principio che ispira i LEA è quello dell'universalità. Ogni persona, indipendentemente dalla regione di residenza, deve poter accedere a cure e servizi fondamentali per la salute, senza discriminazioni e in modo uniforme. Questo principio trova fondamento nella Costituzione italiana, che sancisce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. I LEA sono la traduzione concreta di questo diritto, assicurando che nessuno venga escluso dall'accesso alle cure essenziali. La loro definizione e aggiornamento sono affidati allo Stato, che stabilisce quali prestazioni devono essere garantite e in che modo devono essere erogate. I LEA rappresentano un baluardo contro le disuguaglianze, promuovendo l'equità e la solidarietà sociale. Essi sono il punto di riferimento per la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari, orientando le scelte delle regioni e delle aziende sanitarie locali. La presenza dei LEA nel sistema sanitario pubblico è fondamentale per tutelare i diritti delle persone, promuovere la salute collettiva e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità nazionale. I LEA sono stati introdotti formalmente con il Decreto Legislativo 229 del 1999, segnando una svolta nell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Questo decreto ha posto l'accento sulla necessità di definire con precisione quali prestazioni dovessero essere garantite a tutti i cittadini, superando le differenze regionali e assicurando un livello minimo di assistenza su tutto il territorio nazionale. Successivamente, i LEA sono stati aggiornati con il DPCM del 12 gennaio 2017, che ha ridefinito e ampliato l'elenco delle prestazioni essenziali, tenendo conto dell'evoluzione scientifica, tecnologica e dei bisogni della popolazione. Questo aggiornamento ha permesso di includere nuove terapie, tecnologie e servizi, mantenendo il sistema sanitario al passo con i tempi e con le esigenze dei cittadini. L'introduzione e l'aggiornamento dei LEA sono processi dinamici, che richiedono una costante attenzione alle innovazioni mediche e ai cambiamenti epidemiologici. Il coinvolgimento di esperti, associazioni di pazienti e rappresentanti delle istituzioni è fondamentale per garantire che i LEA rispondano realmente ai bisogni della popolazione. Trasparenza e partecipazione sono principi cardine nella definizione dei LEA, che devono essere accessibili e comprensibili a tutti. I LEA si articolano in 3 grandi macrocategorie, che rappresentano i pilastri dell'assistenza sanitaria pubblica: la prevenzione collettiva e la sanità pubblica, l'assistenza distrettuale o territoriale, e l'assistenza ospedaliera. La prevenzione collettiva comprende tutte le attività volte a proteggere la salute della popolazione, prevenendo l'insorgenza di malattie e promuovendo stili di vita sani. L'assistenza distrettuale si occupa dei servizi sanitari erogati sul territorio, come la medicina di base, i consultori, l'assistenza domiciliare e i servizi per le categorie fragili. L'assistenza ospedaliera riguarda le cure erogate in ospedale, dai ricoveri agli interventi chirurgici, fino alla riabilitazione e alle terapie intensive. Questa suddivisione consente di garantire una presa in carico globale del paziente, assicurando la continuità delle cure e l'integrazione tra i diversi livelli di assistenza. Le 3 macrocategorie dei LEA sono strettamente interconnesse e collaborano per offrire ai cittadini un sistema sanitario efficiente, efficace e orientato al benessere della persona. La prevenzione collettiva è uno degli aspetti più rilevanti dei LEA. Include una serie di interventi fondamentali per la salute pubblica, come le vaccinazioni, che proteggono la popolazione da malattie infettive potenzialmente gravi. Gli screening sono strumenti di diagnosi precoce che consentono di individuare patologie in fase iniziale, aumentando le possibilità di cura e riducendo la mortalità. L'igiene degli alimenti e l'igiene ambientale sono altrettanto cruciali per prevenire la diffusione di malattie legate a contaminazioni o a condizioni ambientali sfavorevoli. La sanità veterinaria contribuisce a tutelare la salute pubblica attraverso il controllo delle zoonosi e la sicurezza alimentare. Infine, la medicina legale svolge un ruolo importante nella tutela dei diritti dei cittadini e nella gestione delle questioni giuridiche legate alla salute. La prevenzione collettiva è quindi un insieme di attività che mirano a proteggere la salute della comunità, riducendo i rischi e promuovendo comportamenti responsabili. L'assistenza distrettuale rappresenta il livello di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale, quello più vicino ai cittadini. In questa categoria rientrano le cure primarie,
affidate ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, che costituiscono il primo punto di accesso al sistema sanitario. La guardia medica garantisce assistenza nelle ore notturne e nei giorni festivi, mentre i farmaci essenziali sono forniti secondo criteri di appropriatezza e sicurezza. Le visite specialistiche permettono di approfondire diagnosi e terapie, mentre l'assistenza domiciliare offre supporto a chi non può recarsi presso le strutture sanitarie. I consultori forniscono servizi di prevenzione, assistenza e consulenza in ambito familiare, materno-infantile e adolescenziale. I servizi per anziani e persone con disabilità assicurano la presa in carico delle persone più fragili, promuovendo l'inclusione e la qualità della vita. La salute mentale è un altro ambito fondamentale, con servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi psichici. L'assistenza distrettuale è quindi un insieme di servizi che garantiscono la continuità delle cure e la presa in carico globale del paziente. L'assistenza ospedaliera costituisce il terzo pilastro dei LEA. Comprende tutte le prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario, day hospital e pronto soccorso. Tra i servizi ospedalieri rientrano la chirurgia, i trapianti di organi e tessuti, la riabilitazione post-acuta, la terapia intensiva e le trasfusioni di sangue ed emocomponenti. L'obiettivo dell'assistenza ospedaliera è garantire cure tempestive ed efficaci per le patologie acute e complesse, assicurando la sicurezza del paziente e la qualità delle prestazioni. La presenza di reparti specializzati e di tecnologie avanzate consente di affrontare anche i casi più gravi, offrendo ai cittadini un elevato livello di assistenza. L'assistenza ospedaliera è organizzata in modo da garantire la continuità delle cure, favorendo il collegamento con i servizi territoriali e la presa in carico globale del paziente. Un principio fondamentale dei LEA è quello dell'uniformità su tutto il territorio nazionale. I LEA rappresentano uno standard minimo che tutte le regioni sono obbligate a garantire. Le regioni possono decidere di offrire servizi aggiuntivi rispetto ai LEA, ma non possono mai scendere al di sotto di questo livello minimo. Questo garantisce che ogni cittadino, ovunque risieda, abbia diritto alle stesse prestazioni essenziali, riducendo le disuguaglianze e promuovendo l'equità nel sistema sanitario. L'uniformità dei LEA è assicurata attraverso il monitoraggio costante da parte dello Stato, che verifica il rispetto degli standard e interviene in caso di criticità. La collaborazione tra Stato e Regioni è fondamentale per garantire la qualità e l'efficacia dei servizi sanitari. Il finanziamento dei LEA avviene tramite la fiscalità generale, cioè le tasse raccolte dallo Stato, che confluiscono nel Fondo Sanitario Nazionale. Questo fondo viene poi ripartito tra le regioni, che hanno il compito di organizzare e gestire i servizi sanitari sul proprio territorio. Il sistema di finanziamento è pensato per garantire la sostenibilità economica del Servizio Sanitario Nazionale e per assicurare che tutte le regioni dispongano delle risorse necessarie a garantire i LEA. La trasparenza e l'efficienza nella gestione delle risorse sono elementi chiave per il buon funzionamento del sistema. Il controllo della spesa sanitaria e la valutazione delle performance sono strumenti fondamentali per garantire la qualità e la sostenibilità dei servizi. Nel caso in cui una regione non riesca a garantire tutti i LEA previsti, vengono attivati piani di rientro e meccanismi di solidarietà interregionale. Questi strumenti hanno lo scopo di correggere le disuguaglianze e di assicurare che tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione di residenza, possano accedere alle stesse prestazioni essenziali. I piani di rientro prevedono interventi mirati per migliorare l'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, mentre la solidarietà interregionale consente di trasferire risorse e competenze dalle regioni più virtuose a quelle in difficoltà, promuovendo l'equità e la coesione sociale. Il monitoraggio costante e la valutazione dei risultati sono fondamentali per garantire il rispetto dei LEA e la tutela dei diritti dei cittadini. I LEA rappresentano una garanzia concreta del diritto alla salute sancito dalla Costituzione italiana. Assicurano che ogni cittadino possa ricevere cure essenziali ovunque si trovi in Italia, senza discriminazioni e senza dover sostenere costi insostenibili. La presenza dei LEA nel sistema sanitario pubblico è fondamentale per tutelare i diritti delle persone, promuovere la salute collettiva e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità nazionale. In un contesto in cui le sfide sanitarie sono sempre più complesse, i LEA sono uno strumento indispensabile per garantire la qualità, l'equità e la sostenibilità del sistema sanitario italiano. Essi sono il punto di riferimento per la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari, orientando le scelte delle istituzioni e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini.